Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Offroad. Oggi sono alle prese con il Discovery 2 TD5 perché ho un problema che dalla scatola dello sterzo scende olio. Ho già visto che questo olio, quindi l'olio del servosterzo, scende dalla parte superiore della scatola dello sterzo. Vi metto una foto che vi mostra meglio la situazione. Praticamente dall'albero di ingresso, quindi quello superiore che scende dal volante, per intenderci, il paraolio fa trafilare dell'olio. In un precedente video, se ben ricordate, ho sostituito il paraolio sempre della scatola dello sterzo, però dell'albero in uscita, quindi quello che dalla scatola dello sterzo va verso tutto il leveraggio, quindi al braccio che porta lo spostamento alle ruote. In questo video invece andrò a sostituire il paraolio dell'albero d'ingresso superiore utilizzando questo semplice kit, il cui codice è questo qui, che è costato 9 euro. In realtà questo paraolio e questo siger sono quelli che ho estratto dal scatola dello sterzo, perché in questo momento in cui sto registrando ho già eseguito il lavoro, quindi vi sto presentando il lavoro che vi mostrerò successivamente se continuerete a vedere questo video. Infatti questo paraolio si vede che è stato estratto perché è rovinato. Il lavoro in sé per sé non è difficile, si tratta semplicemente di togliere un paraolio dopo aver tolto l'anello siger con l'apposita pinza. Il problema è che la scatola dello sterzo è posizionata in una posizione molto scomoda, quindi io ho deciso di agire sia dall'alto, quindi togliendo il tubo dell'aspirazione e il tubo dell'intercooler, sia lateralmente togliendo la ruota e togliendo anche la torretta e l'ammortizzatore. In questa maniera mi sono facilitato la vita sia per lo smontaggio che per le riprese. Quindi vi consiglio comunque, se non siete esperti, di non farlo, ma di rivolgervi sempre ad un esperto del settore. Vi invito comunque nel frattempo ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a mettere un mi piace e a lasciare un commento qui sotto per farmi sapere la vostra per quanto riguarda la vostra scatola dello sterzo del TD5, quali problemi ha. Noi ci vediamo quindi con questo lavoro di sostituzione subito dopo la sigla. Andiamo a vedere un attimino qual è il problema di perdita dalla scatola dello sterzo. Andando sotto, io ho già alzato la ruota, vediamo che questo è l'ingresso, quindi l'albero di ingresso, e proprio qui dietro c'è il paraolio con il siger, e questo è praticamente l'albero che proviene dallo sterzo. Andando sopra invece si vede poco e niente. Questo è l'albero di cui parlavo prima, proveniente dallo sterzo, e la scatola è praticamente lì sotto con il suo ingresso. Quindi io farò due cose: proverò sia togliendo tutto questo, quindi l'aspirazione, spostando un po' di tubi, togliendo il tubo dell'intercooler, sia da sotto toglierò l'ammortizzatore e la campana, quindi questa campana qui che è la torretta che sostiene l'ammortizzatore. Come già detto prima, ho sollevato l'auto da questa parte, adesso andrò a togliere la ruota e ovviamente ho messo un cavalletto. Noterete molto facilmente che ho già tolto questo fianchetto che ha semplicemente tre viti così, e il supportino che praticamente lo fissava con due viti. Tolta la ruota, vediamo tutto lo sporco fatto dall'olio che perde,
il fianchettino era qui e la staffetta relativa era fissata qui, comunque molto facile. Io quindi toglierò l'ammortizzatore e la torrettina. Sulla torrettina sono praticamente presenti 4 dadi, mentre l'ammortizzatore è fissato in fondo con una e un'altra dietro vite, mentre superiormente l'ammortizzatore ha semplicemente una vite. La vite dell'ammortizzatore è semplicemente questa. Non so se probabilmente si riesce ad accedere al paraolio dell'albero d'ingresso della scatola dello sterzo anche e solamente da sopra, però per stare più comodo e anche per fare delle inquadrature migliori toglierò in tutti i casi l'ammortizzatore e la torretta. Sono praticamente 7 viti. Per 7 viti preferisco lavorare comodo e anche fare delle inquadrature un po' migliori. Rimosse le 2 viti che tengono la parte finale dell'ammortizzatore sul piattello, rimuovo i 4 dadi della torretta, 1, 2 e altri 2, 1 e un altro qui dietro. Ho liberato i 4 dadi e quindi ora passo su per svitare la vite che tiene fermo l'ammortizzatore sulla torretta. Eccoci nel vanomotore, libero l'ultima vite che tiene fermo l'ammortizzatore con una simpaticissima 18. Tolta la vite con la testa da 18, sfilo via la torretta e l'ammortizzatore. Tolta la torretta e tolto anche l'ammortizzatore. Già ora senza la torretta riusciamo a vedere qualcosa di più. Vediamo sempre il giunto dell'albero che si innesta praticamente sull'albero della scatola dello sterzo e qui c'è la perdita. Quindi ora andrò a togliere questa vite che ha anche un dado da quest'altra parte e quest'altra vite che dovrebbe essere un esagonale. Per farmi spazio superiormente toglierò il manicotto che collega l'intercooler alla turbina e questo tubo della wastegate. Toglierò questo tubo qui, il tubo del recupero vapori, e penso che se dovrò togliere anche un po' l'albero dovrò togliere anche questo carterino qui che sono 2 viti da 10. Quindi ora smantello tutte queste cose e ci vediamo fra poco. Per rimuovere la prima vite del giunto 13 e 13, quindi una chiave sotto da 13 e sopra cricchetto da 13.
tolgo quindi la vite, che ha anche una rondella, quindi attenzione a non perderla. Allora, rimuovo la scatola del filtro, stacco il debimetro, volendo la scatola del filtro posso anche lasciarla effettivamente, e vado a staccare sulla turbina il manicotto di aspirazione con un cacciavite, allento la fascetta, in questa maniera ci liberiamo. Stacco anche questo qui che va alla, questo tubicino che va alla Pierburg, al modulatore del wastegate, e mi faccio spazio togliendo il manicotto lì. Già migliorata un po' la situazione, ma per migliorarla ulteriormente devo staccare anche il tubo che va dalla turbina all'intercooler. Devo staccare quindi anche sull'intercooler, non so se si vede. Sull'intercooler c'è anche il tubicino che misura la pressione che devo staccare. Per staccare il tubicino che sta sull'intercooler, adesso voi non lo vedete ma lo vedrete dopo, scanso la vaschetta degli oli del servosterzo e dell'ace e tiro su il tubicino aiutandomi con una pinza a becco. In questa maniera sono pronto per liberarmi del tubo rigido dell'intercooler. Ecco qua. Voilà. Tubo rigido dell'intercooler venuto via, ovviamente sporco toglio, ecco ora già si vede meglio la vite che abbiamo levato prima. Adesso vado a svitare questa vite qui, che è una esagonale abbastanza mangiucchiata. La situazione è questa: abbiamo tolto le due viti, una e due. Ho preferito, dopo aver messo le ruote dritte, anche mettere un perno qui che blocca la scatola dello sterzo, in maniera tale da non avere movimenti, quindi con questa vite qui del foro, non avere movimenti indesiderati delle ruote, in maniera tale che non mi sfalsi un attimino il riaccoppiamento dell'albero che va allo sterzo. Ora devo togliere la vite superiore di questo albero per poterlo sfilare e poter accedere finalmente a sostituire il paraolio. Nel frattempo io ho rimosso questo fianchettino che era qui con le due viti e c'è da rimuovere questa vite per poter staccare l'albero dal piantone dello sterzo. Con una 10 vado a togliere questa vite qui, il volante è centrato, quindi in posizione perfettamente orizzontale, le ruote sono dritte, quindi io tiro via l'albero da sopra. Se non dovesse venire, conviene che metto un cacciavite qui nella fessura. Mettendo un cacciavite qui allargo leggermente e vediamo che è già sfilato. Ora posso sfilare la prima parte dell'albero
Eccolo qui, vediamo il pezzo dell'albero. Ora c'è rimasta la parte sotto che la tirerò via, diciamo, dal passaruota. Per rimuovere questo basterà fare come fatto sopra: metto un cacciavite a taglio e cerco di allargare e contemporaneamente do dei colpettini. Se non è sufficiente il cacciavite, metto uno scalpellino così, lo pianto, ovviamente non arrivo fino a rovinarmi le righe, e poi ecco qui, la parte finale dell'albero è fuori, quindi ora posso concentrarmi a rimuovere il sigger e il paraolio. Arrivati a questo punto, che ho estratto il giunto che collegava la scatola al volante, non mi resta che togliere il sigger che si vede qui e poi togliere il paraolio. Nel frattempo ho dato una pulitina con uno spray detergente freni e vediamo come togliere il paraolio. Andiamo con una pinza a becco ad avvicinare i due fori del sigger. Ecco qua, il sigger è venuto fuori. Ora dobbiamo levare il paraolio. Per tirare fuori il paraolio metto una vite a legno che mi perfora il paraolio e mi permette di estrarlo. Una volta ficcata una vite, vediamo che ci fa leva e ci permette di estrarla. Mi raccomando, sotto mettete un piccolo contenitore per l'olio. Il nuovo ricambio è questo paraolio con il suo sigger, questo è il codice, e io spero di poterlo inserire utilizzando questa bussola di un kit che uso per la pressa, che sembrerebbe essere veramente fatto su misura. Spinge ed in più permette all'albero della scatola dello sterzo di fuoriuscire. Togliamo il vecchio paraolio e velocemente, visto che cola olio ovunque, mettiamo il nuovo. Per aiutarmi ulteriormente, oltre alla bussola, questa qui, ci metto quest'altra che mi aiuta a martellare. Ovviamente martello fin quando non sarà visibile la sede del sigger. La bussola che ho utilizzato non è altro che una bussola da mezzo pollice da 32, a cui ho attaccato uno spessore che si utilizzo nella pressa. In questa maniera permette di entrare, io qua ho picchiato col martello, e permette anche di accogliere l'albero della scatola dello sterzo. E ora, se vedete bene, si vede il rigo del canale del sigger, quindi posso già andare a mettere il sigger nuovo. Ok, ho fatto un bello scatto e quindi il sigger è entrato. Ora, per sicurezza, lo faccio ruotare leggermente per assicurarmi che sia correttamente nella sua sede. Perfetto, direi che ora con il paraolio abbiamo terminato, quindi ora rimonto tutto e poi faccio una prova. Ed ecco qui, cari iscritti, dopo aver rimesso il
paraolio e il Siger vado a rimontare tutto, quindi l'albero, e poi rimonto l'ammortizzatore, la torretta e rimetto ovviamente tutto il tubo dell'aspirazione, il tubo dell'intercooler, e vado a rimontare tutto e mi preparo per un giro test drive. Applico sulla vite del giunto dell'albero di trasmissione sulla scatola del sterzo un po' di frenafiletto. E in più metto un dado nuovo di quelli autobloccanti. Dopo aver rimontato questa vite sto applicando dei frenafiletti su tutto, perché comunque sono viti delicate, e ho applicato il frenafiletto anche sulla vite superiore. Adesso questa la stringerò con una chiave esagonale. Ho rimesso anche questa vite con il suo relativo frenafiletto, quindi l'albero è rimontato. Ora continuo con il resto. Ho rimesso il tubo dell'intercooler fino alla turbina, ho rimesso la scatola del filtro, il manicotto dell'aspirazione, e anche sotto ho rimesso l'ammortizzatore, la sua torretta. Sotto ho rimesso quindi l'ammortizzatore e inizio a dare comunque una pulitina dell'olio che è uscito quando ho tolto il paraolio, e lì vediamo il giunto appena rimontato. Ed eccoci giunti al termine di questo lungo video, spero vi sia stato utile. Vi invito quindi a mettere un mi piace, anche solo per la fatica nel fare inquadrature in angoli molto angusti. Vi assicuro che è molto complicato, più del lavoro stesso. Dopo aver chiuso con la chiave dinamometrica la ruota che avevo tolto, non mi resta che rabboccare un po' di olio del servosterzo, visto che quando ho tolto il paraolio è caduto dell'olio. Fatto questo, vado a fare un giro di prova per vedere se perde ancora. In tutti i casi, anche se fra qualche mese o fra qualche anno dovesse perdere, l'unica soluzione ormai sarebbe quella di sostituire integralmente la scatola dello sterzo. Vi ricordo che in un precedente video ho fatto vedere come sostituire il paraolio dell'albero inferiore, quello di uscita, sempre della scatola dello sterzo. In quest'altro invece il paraolio dell'albero in ingresso della scatola dello sterzo. Quindi diciamo che ho sostituito tutti e due i paraoli, sperando di tirare ancora con questa scatola dello sterzo. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento per farmi sapere se anche voi avete dei problemi, ma come tutti i possessori di TD5 molti hanno problemi con la scatola dello sterzo. Quindi scrivetemelo qui sotto, lasciate un mi piace al video e un commento. Noi ci vediamo la prossima volta.